Mi citi le frasi divertenti del terzo caduto, ma te l'ho detto che quando agiva, persino il suo volto si trasformava in malvagio. E il settimo giorno si riposò e a mente serena si pentì. Era spietato, però faceva anche sorridere. Leggimi ancora il racconto di Valzard. Va bene, racconterò proprio come se io fossi stato là. Andiamo in guerra contro Valzard. E sarà come se tu lo stessi vedendo coi tuoi occhi. Sull'angelo caduto avremo la nostra vendetta. Valzard amava i puri di spirito, ma puniva chi aveva sbagliato. E le sue ali gli furono sottratte. Ora devi sapere che non esistono soltanto l'inferno e il paradiso. Ci sono posti dove i non più vivi sono con le anime in bilico. Per Valzard, in questi luoghi, erano tutti degli ipocriti. Diceva che la gente di solito pronuncia il nome di Dio per pregare o imprecare, ma in questi posti cercavano Dio solo per fare un ultimo tentativo. E dunque lacrime tutte uguali, sgorgeranno dal riso, dalla rabbia o dai mali. Guardiamo dunque le facce da dove colano, ma non si potrà capir davvero, senza pretesa né rivalsa, chi è vera e chi è falsa. In questi luoghi, sorvegliati a vista dalle forze del male e del bene, si studiava per tentare di ravvedersi, ma Valzard affermava che le nefandezze degli uomini solo un dio o un folle avrebbero potuto perdonarle. Che cosa stai vedendo? E lui non era né l'uno né l'altro. Quella volta però avvenne qualcosa di anomalo. Il bene mise sull'avviso un guardiano delle forze del male dell'imminente arrivo di Valzard. Forse aveva visto qualcosa di buono in lui e così gli mostrò il vano tentativo in corso degli uomini e dei demoni di cercare di fermare il terzo caduto. A quanto pare anche il guardiano era in bilico e passò dall'altra parte. Tu ti salverai, seguimi. E mentre lui rifletteva, tengo a precisare, l'Angelion Valzard era davvero ironico in certi modi e gli uomini per lui erano assurdi, gli avrebbero regalato un paradiso e loro dovevano semplicemente non fare niente ingordigia, niente lussuria, niente invidia. I peccati capitali sono solo 7, diceva. Da 8 in poi ci sarà certo qualche altra cosa divertente da fare, no? Guardatevi dall'Angelion Valzard. L'anima rende vivo l'inanimato. L'anima, una scintilla di sacro unita suo malgrado ad un corpo profano, finché morte non li separi, finalmente e di nuovo. L'accertato arrivo di Valzard costrinse dunque a prendere una decisione. Tutte andavano mutate in spirito e messe in salvo immediatamente.
o le loro anime sarebbero state incenerite. Gli spiriti si erano appena messi in salvo che il terzo caduto arrivò. Una volta il terzo caduto disse ad un suo demoniaco nemico: non nominare invano nomi che non hai mai saputo pronunciare, poiché detti da te non mi faranno alcun male. Ma dunque perché era ancora così potente Valzar? Eccolo. In un corpo di carne, o quasi, indosso anch'io una corona di spine per ricordare a tutti che cosa gli hanno fatto. Trascino la mia croce nei luoghi tra i mondi per ricordare a tutti che cosa gli hanno fatto. Mi riprendo le loro inutili vite per far capire che cosa andava fatto per Valzar. Ha funzionato bene suggerire loro di pregare, anche se loro pregavano solo affinché questo stratagemma funzionasse. Ah, vedo che anche tu non sei di queste parti. Tuttavia, puntare una lama contro Valzar, il caduto, è come suggerirgli il modo in cui vorresti essere trattato. Vedo e capisco. Eppure, nonostante tu voglia mostrare a tutti i costi di essere un duro, io potrò facilmente dimostrare invece la tua tenerezza con 2 dita, facendoti esplodere la testa. Sino a qua è chiaro. Ma come mai dagli inferi non venne nessuno a fargliela pagare? In verità, qualcuno narra la storia diversamente, dicendo che ben 2 demoni vennero a minacciare Valzar. E persino il diavolo in persona venne e gli mangiò la testa. Ah, ricordiamoci che una delle caratteristiche del terzo caduto era che più la missione da compiere era distruttiva, più il suo volto si trasformava, si imbruttiva. Dovremmo ricominciare la narrazione, ma adesso però dobbiamo fare un breve passo indietro nella storia a quando Valzar era stato appena cacciato, perché aveva di nuovo le ali e perché volteggiava intorno al grande castello delle 100 punte. Siamo nel regno di Shamara,
Re Peode ricattato fu costretto a ripudiare la moglie da una potente e malvagia donna con poteri ultraterreni. Carilda teneva in ostaggio la più piccola delle sue 4 figlie, la sua adorata Isabel. Re Peode era distrutto dal dolore. Oramai si confidava solo con la figlia più grande, Luce, anche perché le altre 2, la principessa Aria e la principessa Moria, erano state allontanate dal castello. Il nonno di Isabel, afflitto per 10 lunghi anni, provò di tutto per scoprire dove fosse tenuta la nipote, ma sempre senza successo. Dove ti hanno portata, Isabel? Intanto nel castello si erano insediate le 2 perfide figlie di Carilda, Sorelia e Giatista, che pare fossero capaci di mutare forma al loro piacimento. Adesso al castello comanda nostra madre. Ho ceduto la corona a mia figlia. Io non la merito più. Re Peode non era un santo, per niente. Nessuno lo era in quel castello. E più di tutti, Carilda, con i suoi esperimenti sugli uomini bestie. Ma Isabel invece, lei era una rarità, era una pura di spirito. Purtroppo però, la giovane era tenuta nascosta proprio dentro quel maniero. E per colpa di un vile, malvagio sortileggio, neppure Valzar riuscì a percepirla. Non so chi tu sia, Valzard, ma non entrerai mai in questo castello. Carilda era stata avvertita che Valzar arrivava attratto da quelle anime malvagie e da lei, e lei aveva ragione quando diceva che esso non sarebbe mai entrato nel castello, e infatti non ce ne fu bisogno. I suoi lampi erano capaci di uccidere le anime. Del castello non rimase nulla, ma insieme a tutti quei peccatori, Valzard per la prima volta aveva dissolto un'anima pura, Isabel. Torniamo a dove eravamo rimasti. Torniamo alla verità per adesso. Signore, non agite, non fate cose complicate di cui vi pentireste. Vedete, la fretta è una cattiva consigliera, ma se a farvela è un pericoloso malintenzionato come me, vi consiglio di non pensare e correre via più in fretta che potete. Ma per favore, farò finta di non avere visto. Fratelli, non dovevate scomodarvi. Solo le forze infernali sono state intaccate qui oggi. Giuro, mai avrei fatto del male a queste 2 valorose creature. Hai giurato, Valzard, ricordalo. Potrei far loro infiniti complimenti a caso senza pensare. Ed alla fine, ricontrollandoli, tutti azzeccati sarebbero. Che in tutto l'Eden si sappia. Mai mi fiderò di te, Valzard. Tu non mi spaventi, Angelion Kalian. Da chi dovrei guardarmi dunque? Guardati da noi. Nessun altro attacco sarà tollerato, Valzard. Attento a te, terzo caduto. Non sei invulnerabile come credi. Va bene.
prometto che oggi qua ho finito. Ma un accordo al fine è stato sancito. Andiamo in pace. Codardi. Quando dall'Eden fui cacciato, le mie ali mi furono sottratte, ma io riuscii a strappare loro una solenne, scaltra promessa. Il giorno in cui sarei cambiato profondamente, le mie ali sarebbero rispuntate all'istante. E così, all'insaputa di tutti loro, dopo un lungo periodo di esercizio, io sono cambiato. E vai giù. Questa sembra la fine della storia, come la volta scorsa, ma questa volta non lo è. Ti prego adesso non spaventarti per qualsiasi cosa vedrai. Nessuno può farti del male qui dove adesso sei. Ma purtroppo da questo istante in poi non puoi più sentirmi. So che non mi percepisci come una minaccia. Per 2 volte sono riuscito ad arrivare sin qua, ma non ho il permesso di scusarmi. E anche questa volta per avere preso la tua vita per errore. Ma io tornerò e mi sentirai dire: perdonami, Isabel, per quello che ti ho fatto.